E buongiorno a tutti amici, che meraviglia questo sole di Lanzarote. Oggi non c'è nemmeno vento, ci siamo svegliati qui in riva al mare, una temperatura stupenda. Oggi la dedichiamo alla visita di Arrecife, prendiamo le nostre biciclette, lasciamo Carletto qui e vogliamo girarla bene, anche perché dobbiamo organizzarci con traghetti, impostare un po' il programma su cosa fare per visitare queste e le altre isole nelle prossime settimane. Eccoci, giornata in bicicletta insieme a Marilisa e Alessio, due italiani che abbiamo conosciuto in traghetto. Ci facciamo un bel giro per Arrecife. Qui c'è una ciclabile stupenda che passa a lungomare, la temperatura è meravigliosa e andiamo a scoprire la città di Arrecife. Questa è il Marina di Lanzarote, dove chissà, magari prima o poi verremo a navigare. Ora andiamo a chiedere, però poi vedremo, non abbiamo ancora definito nulla. Questo porticciolo di barchette di pescatori è meraviglioso. Guardate, le barche sono legate da una parte e dall'altra per contrastare la marea, un po' come nel porto turistico c'erano i Finder che va su e giù. Non so quanta sia la marea in queste zone, sinceramente non me lo ricordo, ma non dovrebbe essere sull'ordine degli 8-9 metri come in Nord Atlantico. Qui dovrebbe essere sui 3-4 massimo, però c'è anche qua la marea. Questa è la riproduzione di uno scheletro di balena di 11 metri ritrovata a Tenerife nel 1995. Guardate che roba! Betty mi ha appena detto che lei vuol prendere la residenza qui, ma proprio qui, in questa laguna, vuole rimanere qui. E invece Mauro mi ha appena detto che lui dalle Canarie non se ne vuole andare. Siamo qua da meno di 24 ore e io non me ne voglio più andare. Abbiamo visto solo Arrecife, Neanche tutta. in parte, però ci sta piacendo da morire. C'è una tranquillità, una rilassatezza, una temperatura perfetta, per me perlomeno. Né troppo caldo né troppo freddo, cielo limpido, acqua calma, almeno qui. Ora non c'è neanche vento, quando solitamente vento qui ce n'è, però al momento è tutto tranquillo, si sta da Dio. Stamattina abbiamo lasciato il camper, abbiamo dormito in riva al mare, era proprio tranquillo, non c'erano neanche particolari onde. Ora stamattina siamo stati un po' per uffici, dovevamo fare qualche pratica, sistemare alcune cose, prendere una scheda telefonica qua perché purtroppo i miei giga
stavano finendo, nonostante io con la scheda italiana abbia dei buon numero di giga anche per l'estero, però noi comunque dobbiamo continuare a lavorare e quindi li consumiamo. Aspettiamo degli amici per mangiare qualcosa. Eccoci fermi per il pranzo insieme a Marilisa e Alessio. E cosa ci gustiamo, Maurizio? Un po' di piatti, panconaio, Papas arrugadas, queso fritto de Lanzarote, gambas e il resto deve ancora arrivare. Comunque si mangia. Buon appetito! La Betty dietro il cannone. Dobbiamo entrare al castiglio dove c'è il museo storico di Arrecife. Siamo dentro il castillo, sul tetto del castillo, che è la fortezza di controllo di Arrecife. Oggi l'oceano è veramente tranquillissimo, incredibile. Sembra quasi di essere in Mediterraneo da quanto è tranquillo. Veramente le onde sono minime. La marinaia Betty sta studiando gli ancoraggi della baia di Arrecife. Il tempo di farsi una doccia e qui è uscito un tramonto bellissimo. Mi sono messa anche la maglietta al contrario, talmente ho fatto in fretta per uscire. Guardate un po'. E quindi con questo vi auguriamo una piacevole serata. Buonanotte, a domani. Noi andiamo a prepararci, sistemarci, per cenare. E... Buon appetito. Grazie. E la serata finisce qui. La serata finisce qua. E buongiorno anche questa mattina da Recife. Buongiorno a tutti. Lasciamo quindi Arrecife, che è una bellissima città, molto carina, molto tranquilla, oserei dire, con tutti i servizi, e ci spostiamo per direzione nord. Ora vediamo dove esattamente fermarci. Dobbiamo caricare e scaricare i servizi, e quindi prima cosa andiamo a fare quelli. Ecco qui che stiamo facendo i servizi, carico e scarico acque chiare, acque grigie e riempimento dei serbatoi. E qui a Lanzarote purtroppo non esistono campeggi o aree attrezzate se non a sud, dove c'è un unico campeggio che pare sia aperto solo d'estate, quindi in questo momento è chiuso. Ancora non ci siamo arrivati, ma ci andremo nei prossimi giorni. Comunque, le uniche possibilità di fare i servizi qui a Lanzarote sono nelle stazioni di rifornimento, quindi ai distributori di benzina. In questo caso siamo alla BP e qui ci permettono, pagando una somma irrisoria, di fare tutto. Siamo arrivati al pueblo marinaro de Costa Teguise. E qui c'è anche una bellissima spiaggia di sabbia chiara, con parecchia gente anche che fa il bagno, delle barche in rada, e tra poco andiamo anche a vederci il pueblo. Molto, tanto turistico. Diciamo che a noi piacciono un po' di più i posti più intimi. Comunque non è niente male. Direi.
La Bettina che si arrampica. Troppo turistica questa zona per i nostri gusti, quindi ci muoviamo un po' più a nord. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear about everything you're ever thinking. You know that Ora siamo arrivati a Charco del Palo, che è un pueblo nudista. Potevamo mancare? Mauro? Andiamo a vederlo. Abbiamo trovato un posto veramente carino dove fermarsi ed eventualmente fare anche qualche bagno. Ecco qui, abbiamo lì il nostro camper. can take the truth and call me out if you think I'm never slipping. Maybe I can turn it around. Oh yeah. Baby, if you want us, you know time is on our side. If things are gonna haunt us, we'll just have to put aside. And I'm right here if you just need to cry. Come love, share my pillow and rain, rain, go away. Been some time since you fixed me. I'll never forget your time. Andiamo a farci un bagnetto ora? Sì, va È bene. arrivato il momento, fa un po' caldo, quindi facciamo volentieri. Oggi pomeriggio ci fermiamo qui per un bagno, un po' di relax alla piscina naturale di Charco del Palo. Pueblo naturista. Stupendo sto posto. Le Canarie, essendo isole in mezzo all'oceano, quindi nell'oceano le onde sono sempre molto importanti. Queste insenature sono parzialmente naturali, poi artificialmente le hanno chiuse in maniera tale da permettere all'oceano entrare ma non avere mai un'onda violenta, quindi all'interno di queste vasche è possibile fare tranquillamente il bagno senza nessunissimo problema. L'oceano non è caldissimo, ha mediamente una temperatura che varia tra i 20 e i 18 gradi, quindi adesso saremo sui 20 gradi. Non è freddo, non è caldo, si sta bene, insomma in definitiva è rinfrescante il bagno nell'oceano. Ci sono poche spiagge a Lanzarote, essendo un'isola vulcanica, sono quasi tutte rocciose le coste e quindi avete visto il mare sta entrando dentro, l'oceano sta entrando, ma rimane comunque estremamente tranquillo in queste vasche. Ecco Betty. Adesso arriva un'onda proprio forte. Ecco la nostra piscina privata, c'è solo Mauretto in acqua. Piscina privata bordo oceano. E Carletto proprio qui sopra, guardatelo.
là. Avremo una splendida vista mare questa sera e domattina quando ci svegliamo. Ma dove ti ho portato? Guarda che posto che è Carletto. Lanzarote è un'isola completamente vulcanica ed anche i giardini delle case sono stile vulcanico, infatti non hanno erba, hanno sassi e terra nera vulcanica, guardate un po'. Carine queste villettine fronte mare. La casa dei guffetti. Allora, guarda quanti gufi. Isla della suerte. Tutti i guffetti sono love, guffetti. E i lemuri. Guffetti e lemuri. Siamo quasi al tramonto. Questa è l'ora più bella per godersi il mare, il silenzio. Solo un gatto che miagola con Mauro. Ciao Mamao. C'è una luce meravigliosa, il tramonto sta ormai giungendo al termine. Purtroppo l'abbiamo dietro le montagne perché ora siamo sul lato est dell'isola di Lanzarote e quindi il tramonto è dall'altra parte, e viste le numerose vette vulcaniche, però comunque c'è una luce tra queste rocce vulcaniche nerissime e questa sabbia bianchissima, color oro. Guardate, c'è un contrasto che è la fine del mondo. E questo è il villaggio naturista di Charco del Palo, un posto magico, questo piccolo paesino sul mare con tutte queste villette bianche proprio fronte mare. E con questo calar del sole vi salutiamo per questa sera. Noi andiamo da Carletto, c'è anche Mauro. Ci faremo la seratina a bordo di Carletto. Romantica. Vi auguriamo una buona serata, una buona notte. E ci vediamo domani. Noi andiamo a dormire fronte mare. Dormire. Smetti. Buonanotte. Buonanotte. Ciao.